Mi chiamo Giulia, sono di Firenze, Italia. Sono cantautrice, canto, suono la chitarra e scrivo canzoni. Scrivo in italiano, in inglese e a volte in spagnolo. E sono a Austin da circa 6 mesi, quindi sono nuova, abbastanza. Mi chiamo Stefano Itilisano e vengo da una piccola città vicino a Milano che si chiama Pavia. Suono le tastiere, pianoforte, organo, fisarmonica, sintetizzatori e vivo a Austin da ormai circa 12 anni. Austin è una città che non è grandissima, non è una metropoli come New York, però qui si incontrano tante culture diverse. E prima di venire qua pensavo che, ad esempio, se io canto in italiano, alle persone non interessasse molto. E invece piace moltissimo. Forse perché c'è un senso di esotico, di diverso, di qualcosa che viene da lontano, però c'è molta attenzione e molto interesse per l'italiano, per la diversità. Essere un musicista italiano a Austin è un'esperienza abbastanza unica. Il tuo linguaggio musicale si espande, si apre molto a tutti i generi, diventa un mix di contaminazioni diverse. Dopo tutto questo tempo la personalità comincia a sdoppiarsi, hai un 50% italiano e 50% americano, quindi cominci a distaccarti dalle abitudini di tutti i giorni che avevi in Italia. Ce la facciamo? Sì. How does it start? Possiamo essere sulla sesta e cercare una gig, cioè un concerto, e incontrarci per caso in uno di questi locali. In cerca di un concerto. In cerca di un concerto. Due musicisti in cerca di un concerto. Due musicisti italiani. La storia quindi inizia quando io sono sulla sesta strada, vedo sulla porta di un locale un cartello che dice: musicisti, entrate e lasciate qui il vostro demo. Ma io ero già all'interno, perché arrivo sempre prima di te, perché tu sei sempre in ritardo. Non è vero. Bah, comunque. E poi una cameriera mi ha detto di aspettare un attimo, che il gestore poi sarebbe venuto a parlare con me. Ti ho visto e tu eri lì al tavolo che mi guardavi fisso. Ma io direi che tu sorridevi. Sì, vabbè. E poi ho ricevuto una telefonata di una persona che mi stava ingaggiando per suonare alla sua festa privata. E in quel momento io mi sono accorto che dalla telefonata, dal tuo accento, dal pronto, ho pensato che tu fossi italiano. E quindi di nuovo hai iniziato a guardarmi fisso come un pazzo. Come un pazzo, ma io volevo essere carino. Sei italiana? Io sono italiano, tu sei italiana, parliamo. E quindi poi che succede? La storia come va? Oh, va bene, benissimo. Niente, mi presento a te e ti chiedo di sederti. E a quel punto tu ti siedi perché mi trovi bellissimo. Ah, certo. È che tu eri insistente. Come siedi tu? Sono cantautrice. Suono la chitarra e canto, scrivo in italiano e in inglese. Ma vediamo un attimo. Io ti invito a giocare a biliardino. Vuoi fare 2 tiri? A biliardino? A biliardino. Ma è una vita che non gioco. Ok, e allora ci mettiamo a giocare a biliardino e parliamo, ci conosciamo e parliamo delle persone, dei musicisti che entrambi conosciamo. Mhm. Ok. E in qualche modo io comincio a parlare di Giovanotti. Pensa che perfino Giovanotti è venuto qua negli States. Sì, perché tutte e due conosciamo Giovanotti. Beh, io posso dire che sono andata a sentirlo suonare quando ha suonato qui a Austin. Com'è che era quella canzone, quella con la motocicletta? E io posso dire di quanto era terribile quando aveva quel orrendo video della mia moto.
e di quanto eravamo ridicoli negli anni '80, Esatto. soprattutto te. Da allora lui è cambiato molto. Meno male. Ma che alla fine comunque Giovanotti ci piaceva. È vero. Brava. Ok, thank you very much. E dopo non volevi più lasciarmi andare. Ciao Stefano, è stato un piacere conoscerti. Ciao, piacere mio. Devo andare, scappo. Hai una penna? Beh, io ho provato tutte le mie tattiche per farti rimanere. Il mio sito www.giuliamillanta.com. stefanointilisano.com. Ok. Una L. Ok, a presto. Ciao. Aspetta, com'è che era? giuliamillanta.com. Devo scappare che sono in ritardo. No, ma calma, fammelo segnare, fammi Un cercare minuto, una un penna. minuto. In meno di mezz'ora dovevamo già suonare assieme. E tuttora suoniamo insieme. Il soffitto parlava e la stanza girava. Quando chiese il mio nome io ingoiavo parole con accento straniero. Mi seguiva un pensiero che portava lontano, oltre un lago gigante dove il freddo è costante in estate e in inverno. You ask me, where do you live? First of telling you I'm living in Italy, I say I'm living in Italian. You know, Italian language is so beautiful, and it's like a space with a lot of variety, with a lot of different sounds. You know, Italian language is it's not one language. It's a sort of chameleontic figure, you know, that changes through places and through the histories of families. I could say that every family in Italy has its own language. Beh, quel giorno sicuramente non abbiamo fatto molti soldi, però come prima cosa devi avere la passione, La passione, la professionalità, la costanza, la voglia di metterti in gioco. sì, ed è di mantenere la tua identità e la tua personalità, abbracciando però Nuove realtà. la realtà del posto in cui ti trovi. Mhm. Anche Giovanotti, sì, in effetti è vero.